Siamo qui con Arturo Merzario, probabilmente il più applaudito a questo Minardi Days. Ti ha fatto piacere la passione di questo pubblico? Moltissimo, anzi devo dire che mi sono meravigliato, tra virgolette, di come ancora non solo gli antichi come me, ma la nuova generazione mi abbia riconosciuto e mi abbia applaudito, cosa che effettivamente fa un estremo piacere, perché sai, un conto gli anziani dell'epoca mia, che più o che meno quasi tutti sapevano chi certo. fosse, ma le nuove generazioni, sai, hanno altre idee per la testa, certo. per cui sono più che soddisfatto. Ti piace questa formula in cui le persone possono entrare a contatto con piloti, macchine, o è faticoso per voi piloti? No, anzi direi che si ritorna al vero passato, quando la nostra epoca era la norma, era la normalità. Poi dopo, con l'avvento di Bernie Ecclestone, che è riuscito a commercializzare e fare diventare un business, e non a caso si chiamava ciclo della Formula 1, ha tolto tutta questa possibilità al grosso pubblico, agli appassionati veri, di poter partecipare, quantomeno non fisicamente ma spiritualmente, insieme a piloti, tecnici, meccanici, chiunque fosse addetto ai lavori, di essere presente in prima persona. E questo devo dire che Giancarlo Minardi, facendo questo evento, ha recuperato un po' lo spirito che si usa in Inghilterra da sempre, non a caso l'evento Woodward Street, certo. che è diventato il più famoso al mondo, che io ho partecipato per 27 anni quest'anno, ho mancato un anno perché ero in ospedale, poi sono partecipato a tutti gli eventi e anche qui io mi auguro che possa proseguire in un futuro con questa forma, dando l'opportunità, mantenendo i costi di coloro che vogliono partecipare a livello tale che possano tutti permettersi. Certo. Arturo, abbiamo visto qua c'è una tua macchina, la Merzario. Pensando a quel periodo... Mi fai diventare triste, perché quei 3 soldi che avevo risparmiato, sudato, meritato con la mia attività da pilota, non dico li ho sperperati perché sarebbe improprio la parola, ma comunque li ho spesi, me li hanno fatti spendere in male modo. Probabilmente avrei potuto utilizzarli creando un team più normale, dando la possibilità a dei meritevoli piloti italiani emergenti, anziché sperperarli, dico giusto, in un'avventura dove era più grande di me, ma parlo economicamente, certo. non come capacità, certo. perché allora io volevo lottare, perché in Italia per esempio dei costruttori di automobili a competizione era rimasto solo Ferrari, per cui io sono annoverato nelle enciclopedie motoristiche come secondo costruttore italiano di auto da competizione, certo. compreso la Formula 1, perché l'Alfa Romeo, tolto la parentesi fino agli anni 50, poi è sparita, e l'Abarth era sparita e non faceva la Formula 1. L'unico che ha fatto la Formula 1, che non voglio paragonarmi al grande vecchio, certo. Maranello, ci mancherebbe, a Ferrari, è stato il sottoscritto. Poi dopo, con l'avvento di Bernie Ecclestone, col denaro, con le sponsorizzazioni che sono poi arrivate negli anni 80, è arrivato Minardi, è arrivato Formeta, certo. È arrivato Osella, cioè tanti altri, mentre prima no, assolutamente. Oltre che come costruttore puoi annoverarti anche come campione del mondo a prototipi con l'Alfa 33. È stata la 33 la macchina più bella che hai guidato? No, assolutamente no. La macchina più bella perché me la lasciarono costruire, che è diverso. Perché Carlo Abarth, che era un grosso costruttore e costruiva macchine, mi ha lasciato carta bianca di testa mia e mi sono fatto un prototipo come un sarto che fa un abito a una bella signora su misura, e per cui la macchina più bella per me, al di là dei risultati, poi che abbia non solo vinto, stravinto, è stato il prototipo Abarth 2000 in tutte le versioni. Arturo, altre 2 domande perché è troppo troppo bello essere qui con te. Tu hai conosciuto Enzo Ferrari molto bene. Io ci ho lavorato come 5 anni, lo ricordi vecchio, al come di l'ho là? battezzato io,
ma grande vecchio saggio, che è diverso del grande vecchio intesa come critica, certo. perché alcuni non l'hanno capita, ma il grande vecchio era veramente grande saggio e l'ha dimostrato poi negli anni che, guarda, ancora tutt'oggi tu puoi avere tutto quello che vuoi nel mondo, ma se non possiedi una Ferrari, vedi? E questa è, che piaccia o non piaccia, è la realtà. Senti, la Formula 1 moderna ti piace o si è andati troppo? No, assolutamente no, ma non perché i piloti non sono all'altezza, vada bene, ma arrivano a guidare la Formula 1 come del resto le GP2, che sarebbero le Formule 2 antenate, o le GP3, le vecchie con troppa elettronica, è diventato troppo tutto facile. Poi fermo restando che il più talentuoso emergerà sempre, attenzione, certo. che poi sia pallido, sia mezzo nero, sia olandese, non ha importanza, perché poi la capacità è nel piede, certo, al di là della simpatia, antipatia, eccetera, eccetera. E anche però si mettono tutti già a un altissimo livello, perché è la conduzione stessa del team, del muretto, che fa sì che le nuove generazioni sono già pronti a correre con qualsiasi macchina, perché fa tutto l'elettronica. Certo, l'ultima domanda, le piste sono cambiate tanto, Hockenheim non ha più rettilinei, non c'è più la sabbia. Non c'è più, anche Imola stessa, l'Imola della mia epoca o il Monza della mia epoca era tutta un'altra cosa, ma capisco che per l'incolumità prima dei piloti, ma egoisticamente per i costruttori, per non subire danni costosissimi oggigiorno, perché non è come la nostra epoca, certo, che tu picchiavi, staccavi la ruota, 4 rivette, un po' di fil di ferro, ripartivi. Qui adesso devi rimettere la galleria del vento, perché se solo è fuori di mezzo millimetro non fa più bene niente, è tutto costoso, è ritornato a essere uno sport non più così altamente rischioso come certo, alla nostra epoca, e quelli prima di noi ancora peggio, ma se deve succedere deve essere proprio scritto nel diario. Perfetto, Arturo, grazie. È stato un piacere. Ciao.